La nostra storia di oggi, che è una storia di dolore e di sofferenza, è una storia molto dura, ma estremamente reale. Parte da un indirizzo, parte esattamente da una casetta, una villetta, che esiste ancora oggi. Se volete l'indirizzo, è Legionów 90 32 600 Oświęcim, Polonia. Ma se la cercate su Google Maps, vi basta digitare queste parole: Dom Komendanta Obozu, ovvero casa del comandante del campo. Google Maps vi dice che è un museo, ma non è esattamente così. È una casa privata, lo è sempre stata e lo è ancora oggi. Non è visitabile, ma si trova esattamente all'ingresso di un altro museo, un museo degli orrori. E non stiamo parlando di cinema. È il museo del più grande orrore umano, quello dello sterminio condotto dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. La casa si trova infatti a Oświęcim, il nome polacco di Auschwitz, davanti all'ingresso di Auschwitz I, già quel cancello, quella scritta in ferro battuto: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. L'ideatore di quella scritta e per 4 anni abitante di quella villetta è il nostro protagonista di oggi, un uomo che è stato per alcuni l'incarnazione stessa del male in terra, un uomo che ha legato il proprio nome proprio a quella villetta, al campo adiacente, alla costruzione degli altri campi nella stessa zona, a uno sterminio, quello degli ebrei ungheresi, e alla fine anche alla sua morte. Un uomo dal nome Rudolf Franz Ferdinand Höss. E prima di addentrarci nel nostro video di oggi, un video molto profondo, un video all'interno di quella che Hannah Arendt chiamò la banalità del male, provate anche a riflettere su un altro tipo di male e su un'altra banalità, quella che deriva dal rischio connesso alle navigazioni in rete, delle navigazioni che a volte, se condotte in maniera superficiale e senza la necessaria sicurezza, possono tradursi in esperienze tutt'altro che piacevoli. Noi di Dentro la Storia ormai da molto tempo abbiamo scelto NordVPN come nostro partner strategico perché grazie alla sua avanzata tecnologia, alla Threat Protection Pro, ci permette di restare al sicuro, di visitare qualunque sito, anche quelli non accessibili dal nostro paese, ovunque ci troviamo e in totale sicurezza. NordVPN tra poco festeggia il suo compleanno e allora fa un grande regalo a tutti, anche a voi che seguite il nostro canale. Fino al 19 marzo chi sottoscriverà i piani biennali, oltre ad avere la consueta protezione, la consueta garanzia soddisfatti e rimborsati di 30 giorni, assieme a 4 mesi extra ne avrà altri 6 in regalo. Quindi pagherà 24 mesi, ottenendo una protezione di 34 mesi. Beh, che altro dire. Tutti i dettagli li trovate nei link in descrizione al video. Chi era Rudolf Höss? Per la storia è stato il comandante del campo di Auschwitz, anzi dei campi di Auschwitz, perché come ben sappiamo Auschwitz è nato come campo di raccolta di prigionieri per lo smistamento, poi è stato trasformato in campo di sterminio con la costruzione di Birkenau e di Monowitz. Birkenau, la fabbrica della morte; Monowitz, il luogo dello sfruttamento prima dell'uccisione di massa. Rudolf Höss era il responsabile di tutto ciò. Era stato anche un grande innovatore della macchina di sterminio. Lui e i suoi sottoposti avevano studiato un nuovo metodo per le eliminazioni nei campi. L'idea era stata dell'Hauptsturmführer Karl Fritsch, che durante l'assenza di Höss aveva condotto una piccola ricerca sui gas disinfestanti e aveva trovato nello Zyklon B la soluzione ai problemi prospettati, niente po' di meno che da Himmler, il Reichsführer dell'SS, un ottimo amico dello stesso Höss. Ma come aveva fatto Höss a diventare amico di Himmler? Si erano conosciuti molti anni prima, nel 1929 esattamente, all'interno della Lega degli Artamani, uno dei tanti gruppi völkisch che infestavano la Germania al tempo. All'interno di questi gruppi, contraddistinti da un motto, Blut und Boden, sangue e terra, che si ritrova ancora oggi, purtroppo, in America nei gruppi suprematisti, Höss aveva conosciuto Himmler e aveva legato con lui. Tutti e due erano degli Unterkämpfer, si erano iscritti al partito nazista, se non agli albori, poco dopo. La tessera nazista di Höss era la numero 3240, rilasciata a novembre del 1922, quindi non molto tempo prima del putsch della Bürgerbräu-Keller. Höss si era avvicinato al nazismo dopo aver combattuto nella Grande Guerra e dopo aver fatto parte di un Freikorps, il Freikorps Rossbach, che aveva massacrato sindacalisti,
comunisti oppositori tra l'Alta Slesia e il Mar Baltico e successivamente nella Ruhr. Höss però non era esattamente scaltro come tanti altri nazisti. A differenza di alcuni nazisti che erano rimasti in secondo piano o che nei processi per le violenze e poi per il putsch della birreria avevano riportato pene tutto sommato lievi, Höss era stato condannato a 10 anni di prigione per l'omicidio di un maestro elementare, Walter Kadov, etichettato come spia dei bolscevichi. Höss, assieme a un altro alto papavero del partito, Martin Bormann, e ad altri nazisti, aveva trascinato Kadov in un bosco e lì lo aveva percosso a morte con dei bastoni per poi tagliargli la gola e finirlo a colpi di pistola. Höss in carcere aveva continuato a nutrire fede nel nazionalsocialismo, una fede così cieca che lo aveva già portato ad abiurare la sua fede religiosa, quella cattolica. Scarcerato nel 1928 in seguito a un'amnistia, era entrato in quella lega degli artamani, conoscendo Himmler, che ne avrebbe favorito la carriera. Dopo la presa del potere da parte di Hitler, Höss era entrato ufficialmente nelle SS, prima come allievo e successivamente come soldato semplice, ma la sua carriera era stata rapidissima. Pensate che già nel 1935, cioè appena 2 anni dopo, Rudolf Höss era assegnato alla Todtenkampfverbände, ossia alle unità testa di morto, al primo campo, quello di Dachau, comandato da Theodor Eicke, uno dei bestiali esecutori della notte dei lunghi coltelli. Eicke era un uomo violento, oltre che corpulento, e estremamente sadico. E aveva apprezzato il carattere di Höss, che appariva come mite, però estremamente bravo nell'organizzare il lavoro nel campo. Lì Höss aveva imparato i primi rudimenti di come gestire un campo di concentramento, ottenendo poi la qualifica di aiutante a Sachsenhausen, un altro dei primi campi, chiamato dal comandante Hermann Baranowski, un'altra vecchia conoscenza dello stesso Höss. Ma successivamente, con la morte di Baranowski e la successione a comandante del campo di Hans Loritz, Höss pareva aver perso prestigio. La sua fortuna cambiò radicalmente il 4 maggio del 1940, il giorno in cui Rudolf Höss venne nominato comandante di un lager in costruzione, anzi di un lager da statuire all'interno di una vecchia caserma polacca, dove Oswiecim, cittadina polacca vicino al fiume Sola, conosciuta dai tedeschi come Auschwitz. Al lato di quel campo c'era la villetta, costruita pochi anni prima da un sergente polacco di nome Józef Soja. Soja era uno dei sottufficiali addetti alla caserma e aveva deciso di costruire lì la villetta per non dover recarsi in paese ogni volta a trovare la famiglia. Gli bastava percorrere pochi passi dalla fine del cancelletto per entrare dentro il suo luogo di lavoro. Nel maggio del 1940 Soja era semplicemente in prigione, non perché aveva commesso dei reati, ma perché era stato dichiarato prigioniero di guerra assieme a tantissimi altri polacchi dopo la sconfitta della Polonia nella guerra lampo del settembre del 39. Al suo posto era arrivato Rudolf Höss, che aveva sfrattato la famiglia di Soja e portato la sua famiglia. Per 4 anni quella casa sarebbe diventata la zona esclusiva, o per citare un bellissimo film premiato con gli Oscar, la zona di interesse della famiglia Höss, tant'è vero che la moglie Hedwig l'avrebbe definita il loro piccolo paradiso. Sì, avete capito bene. Se appena al di là del muro di cinta, comunque contornato da alberi, per cercare di limitare la visuale, si torturava, si sparava, si impiccava, si gasava, si uccideva nei forni crematori, quella zona di interesse, quella villetta, era il piccolo paradiso della famiglia Höss, dove i figli di Rudolf e Hedwig giocavano, oppure andavano verso il fiume vicino a nuotare. È incredibile come per 4 anni una famiglia tedesca sia riuscita a vivere una vita molto agiata, quando a un centinaio di metri, nemmeno, milioni di esseri umani soffrivano e morivano. Lo so, può sembrare incredibile e al contempo mostruoso, agghiacciante, ma è così, è realtà storica. Per 4 anni la famiglia Höss ha vissuto lì, mentre Rudolf esercitava il comando del primo campo, quello che doveva essere solo, come detto, un campo di smistamento, e poi a partire dal 1942 aveva svolto un ruolo differente, quello di campo di sterminio, il più grande campo
di sterminio di tutta la Polonia. Auschwitz era particolare. Godeva infatti di uno snodo ferroviario molto ben organizzato. Per questo motivo, già alla conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, una conferenza di cui abbiamo già parlato, trovate il video all'interno del canale, si era deciso di trasformare quell'oscuro campo in un modello da seguire, ampliare, potenziare, perpetuare. Un modello su filosofia americana, cioè la catena di montaggio. Il treno arriva, passa l'arco, scarica il suo carico umano, che viene selezionato, chi è abile al lavoro mandato alle baracche, chi viene giudicato inutile sterminato. Lo sterminio avviene attraverso le camere a gas, dalle camere a gas i crematori per bruciare i corpi, e tutto ciò che i morti avevano portato con loro, o tutto ciò che i cadaveri potevano offrire, come i capelli, i ponti d'oro, riutilizzato. Una macchina di sterminio perfetta. Rudolf Höss era diventato l'esempio da seguire, l'ufficiale più bravo, più efficiente, più capace all'interno dell'organizzazione nazista che si fosse mai visto. Anche per questo motivo, ma anche per alcune voci che correvano nel campo, tra la cupidigia di Höss, che si appropriava di molti beni dei prigionieri, e le sue scappatelle extraconiugali con le prigioniere, una ragazza austriaca restò incinta ma fu fatta abortire. Höss il 10 novembre 1943 fu sostituito come comandante di Auschwitz. Al suo posto si insediò Arthur Liebenschel, ma la famiglia Höss, nonostante il capofamiglia fosse stato spedito a Berlino a capo dell'Amt des Eins, restò lì, nella villetta. A Berlino Höss venne coinvolto all'interno dell'ufficio centrale economico-amministrativo delle SS, un Moloch che era il contraltare del Reichssicherheitshauptamt, che era sostanzialmente il braccio esecutivo. L'ufficio di sicurezza del Reich si occupava sostanzialmente dello sterminio, oltre che di spionaggio e di polizia. L'ufficio centrale economico si occupava dello sfruttamento e dell'arricchimento del Reich, o meglio ancora delle SS, attraverso tante attività. La gestione delle finanze era un argomento centrale per le SS, perché ogni macchina va alimentata, e quella delle SS, che era titanica, aveva la necessità di avere molto denaro per tanti scopi diversi. A Höss, nel periodo trascorso a Berlino, periodo di sostanzialmente 6 mesi, venne proposto anche di passare all'ispettorato dei campi sotto Richard Glücks, oppure di prendere il comando di un altro campo, quello di Sachsenhausen, dove era già stato come aiutante. Esso a un certo punto, in preda anche a un esaurimento nervoso, perché non gli piaceva il lavoro d'ufficio, chiese anche di essere degradato da tenente colonnello delle SS a alfiere o al limite sottotenente Untersturmführer delle Waffen SS, e di essere spedito al fronte a combattere. Non venne accontentato. Perché? Un po' perché Himmler in persona temeva che quell'uomo potesse essere catturato dagli americani o dai sovietici e costretto a confessare ciò che aveva fatto, ciò che aveva organizzato, la mostruosità dello sterminio ad Auschwitz. E un po' perché c'era qualcos'altro da fare. L'8 maggio del 1944 Rudolf Höss ritorna ad Auschwitz. Aveva ricevuto l'ordine di trasferimento 3 giorni prima. Non tornava certo in visita di piacere alla famiglia, tornava perché aveva un nuovo incarico, quello di sovrintendere alla cosiddetta Ungarn-Aktion, ossia lo sterminio degli ebrei ungheresi. La comunità ebraica ungherese era stata parzialmente risparmiata nella Mitteleuropa. Per quanto il governo dell'ammiraglio Miklos Horthy fosse stato duro, difficile, improntato a un razzismo costante, gli ebrei ungheresi in massima parte erano sopravvissuti e erano riusciti a evitare la deportazione. Ma con la caduta di Horthy e con l'invasione da parte della Germania nazista, quella illusione di pace era tramontata. Gli ungheresi vennero portati ad Auschwitz per lo sterminio. Va ricordato che nel 1944, mentre la guerra era già persa sostanzialmente per la Germania nazista, ricordiamo la data, 8 maggio 44, un mese dopo ci sarebbe stato lo sbarco in Normandia, Auschwitz II, cioè Birkenau, aveva raggiunto il suo massimo potenziale di morte, uccidendo in 3 mesi quasi 500.000 di persone. Höss era tornato ad Auschwitz con l'incarico di compiere un ulteriore massacro, e per questo motivo riuscì anche a mettere in secondo piano il nuovo comandante Josef Kramer, assumendo egli stesso la direzione di tutto il campo, non solo della Ungarn-Aktion, e per questo motivo ottenne da un lato gli elogi dei suoi superiori e dall'altro l'inclusione successiva in testa alle liste dei personaggi nazisti da catturare, finita la guerra. La Ungarn-Aktion si sarebbe
conclusa, come voleva Heuss. La solita selezione, gli abili da una parte, gli inutili dall'altra. Alla fine del novembre del 1944, quando ormai il crollo militare tedesco era inevitabile, Himmler ordinò a Heuss di far saltare in aria i forni crematori, lasciandone appena uno per eliminare gli ultimi morti. 2 mesi dopo sarebbe arrivata l'Armata Rossa, ma l'ordine era quello di non lasciare tracce troppo evidenti del massacro. Heuss, terminato il suo ruolo, era rientrato a Oranienburg e da lì aveva organizzato le marce della morte dai lager ancora in funzione verso il cuore della Germania, distruggere le prove dell'Olocausto e concentrare gli scheletri umani che erano ancora sopravvissuti verso il cuore del Reich, ma sostanzialmente per mettere in salvo i comandanti e i responsabili dei massacri. Heuss si incontrò con Himmler un'ultima volta all'inizio di aprile del 1945. In quell'occasione Himmler gli diede le ultime istruzioni: non farsi prendere, soprattutto vivo, e gli consegnò per questo una capsula di cianuro. Nasconditi tra i soldati comuni, procurati un uniforme della Wehrmacht e dai un nome qualsiasi se dovessero catturarti. Queste sono le ultime parole di Himmler a Heuss prima del congedo. È quello che Heuss fa. Si procura una divisa da sergente e dei documenti falsificati a nome Franz Lang. La sua copertura però salta in fretta. Viene catturato dagli inglesi e inizialmente gli inglesi credono alla sua nuova identità. Tant'è vero che quando viene rilasciato, Heuss trova lavoro a Flensburg, nei pressi di quella cittadina che era stata l'ultima sede del governo del Reich. Ma la famiglia di Heuss, che se n'era andata da quella villetta ed era tornata in Germania, era tenuta sotto controllo dagli stessi inglesi. L'11 marzo 1946 alla signora Heuss sfuggirono dei dettagli parlando con un ufficiale inglese. Uno di questi dettagli era il nome Franz Lang. Non ci volle molto agli inglesi per capire di chi si trattasse. Nel giro di poche ore, una squadra della polizia militare arrivò all'azienda agricola dove Heuss lavorava e gli mise le manette. Heuss non poteva nemmeno usare la capsula di cianuro. Si era rotta in maniera accidentale appena la settimana prima. Catturato, portato in carcere, interrogato e picchiato, Heuss ammise le sue responsabilità, oltre alla sua vera identità. E da quel momento in avanti iniziò a stendere quello che divenne noto come il memoriale Heuss, cioè un elenco di ciò che lui aveva fatto ad Auschwitz, le sue giornate, la sua routine, i dialoghi con i direttori della IG Farben, i dialoghi con i costruttori dei forni crematori, la riorganizzazione della stessa macchina di sterminio una volta che era stato deciso di trasformare Auschwitz da semplice campo di transito in campo modello per la distruzione di un'intera etnia. È chiaro che Rudolf Heuss non potesse sopravvivere. Il 25 maggio del 1946 Heuss venne trasferito in Polonia. Doveva rispondere di ciò che aveva fatto ad Auschwitz. Quella Auschwitz da cui se n'era andato, portandosi ben 2 vagoni ferroviari stracarichi di beni preziosi che aveva sottratto alle sue vittime, ai prigionieri. Il 2 aprile del 1947 la Corte Suprema di Varsavia lo condannò a morte per impiccagione. In carcere, Heuss ebbe una svolta mistica. Chiese di parlare con un prete cattolico e, ironia della sorte, o gioco della storia, il prete era un padre gesuita di nome Władysław Lohn, una vittima di Auschwitz che Heuss stesso aveva risparmiato qualche anno prima dalla fucilazione. Lohn si era dimostrato molto gentile e disponibile ad accogliere le confessioni religiose del condannato a morte e a impartirgli i sacramenti. Il 16 aprile del 1947, davanti all'ingresso del forno crematorio di Auschwitz, con un patibolo allestito per l'occasione, Rudolf Heuss salì quei gradini, gli ultimi della sua vita, quando altri ne avevano scesi di gradini, poco distante, per passare nel camino, per diventare cenere. Quella cenere che si depositava ogni tanto sul fiume Sola, tanto che lo stesso Heuss in quei giorni impediva ai propri figli di andare a nuotare, o che si depositava sugli alberi, sui fiori, sulle fragole del giardino della villetta, e in quelle occasioni sua moglie Hedwig imponeva ai bambini di lavare con grande cura le fragole prima di mangiarle, segno che sapevano cosa avveniva di là dal muro, sapevano tutto, ma si illudevano di aver creato un paradiso, il paradiso nazionalsocialista, lì, a 2 passi dalla macchina di morte. Lo stesso Heuss, dopo l'esecuzione e la condanna, sarebbe stato cremato e le sue ceneri sparse. Di lui resta la memoria di un uomo spietato, calcolatore, efficiente, un uomo
disumano nella sua freddezza, capace di essere freddo esecutore calcolatore, ma anche capace di gesti amorevoli, come la decisione di spedire i fiori coltivati dalla moglie a Hitler ed Eva Braun, come un omaggio. Di lui resta anche la villetta che ha abitato assieme alla sua famiglia, una villetta ristrutturata, un tempo decorata addirittura con la croce uncinata disegnata col carbone sulla facciata, una villetta il cui vialetto d'accesso era stato costruito, come da altre parti, con le pietre tombali di un vicino cimitero ebraico. Una villetta molto carina, il nostro paradiso, diceva Hedwig. Una villetta che era una sorta di luogo tranquillo, di pace, vicino, adiacente a un luogo di morte, di sofferenza. Chi oggi abita quella villetta non ci pensa, preferisce evitare. Soprattutto non guarda dalle finestre che danno sul campo lì vicino, il campo di Auschwitz I, il campo di Arbeit macht frei. Si preferisce dimenticare, altrimenti si proverebbe forse un moto di disgusto pensando a ciò che è avvenuto, pensando al fatto che Rudolf Höss abitava lì, incurante di tutto, con la sua famiglia, godendo gli agi, i lussi di una vita non meritata, mentre lì vicino si moriva, pensando magari che Rudolf Höss in quella cantina teneva i suoi vini pregiati e a volte si trovava con le sue amanti, mentre di là dal muro accadevano cose indicibili. Quella villetta resta oggi come segno tangibile del passaggio di Rudolf Höss su questa terra, un segno che qualcuno non avrebbe mai voluto portare sulla pelle, come i tatuaggi che gli ultimi reduci rimasti dallo sterminio portano ancora come segno indelebile sull'avambraccio. Anche quella è un'eredità di Rudolf Höss, un'eredità malata, un'eredità che fa capire, se ci fosse ancora bisogno, ancora una volta, quanto l'umanità sia capace di partorire grandi menti, grandi geni, persone eccezionali, ma anche silenziosi e incredibili mostri. Avete già visitato il nostro sito Dentro la Storia? No? E allora vi state perdendo tantissimi nuovi contenuti, tra cui la nostra esclusiva newsletter mensile. È un contenitore particolare la newsletter in cui trovate tante informazioni, trovate una timeline mensile, trovate i nostri consigli di lettura, di visione di film, di serie televisive e di molto altro ancora, i nostri editoriali, le nostre storie. E allora, cosa altro devo dirvi per convincervi a registrarvi? Ah, ecco, forse ho dimenticato una cosa, che la newsletter è completamente gratuita. Allora, provate, mal che vada, decidete di non riceverla più. Però intanto, date un'occhiata.